Salve amici, bentornati sul mio canale. Oggi tratteremo una nuova riparazione di una scheda madre che mi è stata inviata da un amico siciliano che saluto. Gentilmente mi ha dato la possibilità di riparare questa scheda al fine di poter realizzare un nuovo tutorial e andremo poi a svelare quelli che sono i trucchi, il sistema più semplice per trovare i difetti di un giradischi Technics. In verità vi dico che i giradischi Technics rotti, non funzionanti, sono diventati veramente rari sul mercato, perché ormai tutti quelli che lamentavano dei problemi, dei difetti, sono stati riparati dai tantissimi riparatori che ci sono, e quindi fortunatamente di giradischi rotti non se ne trovano più. In questo caso il giradischi era funzionante, ma ha smesso di ruotare in maniera corretta. Io utilizzerò questo giradischi, che avete sicuramente già visto all'interno di uno dei miei tutorial per quanto riguarda l'acquisto di un giradischi Technics. Questo è un vecchio prima serie che probabilmente andrò anche a recensire e ad inserire nella mia mini guida che sto realizzando per il canale. Quindi andremo a installare tutta l'elettronica di questo giradischi all'interno del mio piatto. Andremo a verificare quali sono i difetti. Adesso monto tutto e tra poco vedremo il giradischi in funzione. Arrivati a questo punto, come potete vedere, il giradischi è stato montato. Purtroppo questi fili di alimentazione erano già stati saldati in malo modo sui due pin, e quindi adesso mi tocca prendere il saldatore e collegare l'entrata dell'alternata sulla scheda madre. Andiamo a scoprire un po' questo filo. Lo farò in maniera molto barbara. Ci serve quel poco per collegarlo al pin. Ok, adesso che il saldatore è bello caldo, andremo a saldare i due fili di alimentazione sui due pin. Ecco fatto. Adesso potremo finalmente accendere questo giradischi. Non mi resta che mettere il rotore sul piatto. Adesso accendiamo il giradischi per controllare il difetto di rotazione lamentato dal proprietario di questo giradischi, di questa scheda madre, che mi appresto a riparare. Come vedete, io sto accendendo il giradischi, si accende. Adesso proviamo il piatto in rotazione. Effettivamente ci sono dei problemi in rotazione, come potete notare. Adesso spengo la ring light, vi farò notare i pallini come si muovono. Purtroppo vanno avanti e indietro, c'è una perdita di potenza, anche il LED
del 33 o del 45 si affievolisce, come potete vedere dalla luce stroboscopica. Ci sono dei problemi nella rotazione. Ok, adesso quindi non ci resta che andare a fare delle misurazioni sulla scheda madre. Andremo a vedere quali sono i problemi che affliggono questo giradischi, in modo tale che andremo poi a sostituire il componente rotto e riporteremo tutto alla normalità, il nostro amato Technics 1200. Adesso iniziamo con le misurazioni della nostra scheda madre. Per fare ciò dovremo munirci di un semplice tester. Troverete il link per acquistare questo stesso prodotto nella descrizione del video. Prima di fare tutte le misurazioni, prima di continuare con questo tutorial, io vi invito ad iscrivervi al mio canale e se vi è piaciuto questo video, questo lo sapremo soltanto alla fine, al termine, lasciate un like e se avete dei problemi, volete ulteriori spiegazioni, scrivetemi, lasciate un commento. Adesso non ci resta che iniziare con le misurazioni. Il primo punto che andremo a controllare con il nostro tester sarà il punto D3. Dovremo collegare questo morsetto a coccodrillo in questo punto della scheda madre. Selezioniamo sul nostro tester la corrente continua e andremo a vedere i valori sul punto D3. Metto a favore di camera il tester in modo tale che voi possiate vedere il valore che risulta nel momento in cui vado ad accendere il giradischi. A questo punto andiamo a vedere il punto TP5. Il punto TP5 invece si trova vicino al generatore di frequenza e si trova qui in questo punto. E il TP5 deve dare una misurazione di 20 volt. Quindi andiamo a spostare il nostro selettore su 200, sempre in continua. Mettiamo il puntale sul TP5, andiamo ad accendere il giradischi, vediamo il valore che viene misurato. Ci dà 31 volt. Questo è già un problema della nostra scheda madre. Dobbiamo imputare questo difetto, questo problema, ai due transistor Q2 e Q3 che adesso vi mostro. I transistor Q2 e Q3 sono posizionati in questo punto, qui e qui. Andremo ora a misurare i due transistor e se sono rotti li andremo a sostituire. Adesso con l'ausilio di una treccia dissaldante andiamo a rimuovere lo stagno sul Q3 e sul Q2 in modo tale che potremo poi rimuovere i due transistor.
Adesso è stato rimosso lo stagno sui 6 pin dei due transistor, provvedo a rimuoverli dalla scheda madre. Arrivati a questo punto andiamo a misurare i transistor che abbiamo dissaldato al fine di vedere se sono ancora funzionanti. Dobbiamo mettere il selettore del nostro tester in questa posizione, ok? E andiamo a posizionare il puntale a coccodrillo sulla base del nostro transistor. Quindi se voi notate il transistor del vostro giradischi ha una rientranza in questo punto, la parte opposta, e cioè qui, andiamo a mettere il puntale rosso. Adesso andremo a collegare l'altro puntale prima sul pin centrale, poi su quello lì laterale, e andremo a verificare i valori che ci dà il tester. Due due quattro. Uno uno sei. Andiamo a prendere l'altro transistor, facciamo la stessa cosa, puntale rosso sul pin opposto al transistor nella parte dove c'è questa piccola mezzaluna. Sul pin centrale ci dà 001. Sull'altro pin ci dà 1. Che cosa vuol dire ciò? Che i due transistor vanno sostituiti. Prendiamo un transistor funzionante, transistor nuovo, andiamolo a misurare, vediamo quali sono i valori corretti che deve avere il transistor del nostro giradischi. Allora, nella parte centrale avremo 793, collegato invece al primo pin avremo 798. Quindi non ci resta che andare a sostituire i transistor sulla scheda madre e proviamo ad accenderlo, vediamo se effettivamente il difetto, il problema era legato a questi due transistor. Questi sono i due transistor che abbiamo appena terminato di saldare sulla scheda madre. Adesso non ci resta che rimontare nuovamente il nostro giradischi.
Allora, come avete potuto notare, nonostante io abbia sostituito i due transistor, il Q2 e il Q3, il giradischi non si accendeva quando ho premuto lo switch di accensione. Allora ho dovuto smontare nuovamente la scheda madre e ho sostituito il diodo Zener. Adesso ve lo indico. Il diodo Zener è questo qui. Ok? Veniva montato lo Zener della Panasonic, questo in colore verde, colorazione verde. L'ho sostituito perché con il tester non avevo i 5 volt nel punto D3, proprio dove c'è il diodo Zener. Adesso ho provato il giradischi, lo faccio nuovamente con voi. Andiamo a misurare il punto D3 con il tester per vedere se ci sono ora i 5 volt. Vedrete chiaramente che si accenderà il LED della luce stroboscopica e anche il LED del 33 giri. Ho provveduto a collegare il nostro morsetto a coccodrillo. Adesso accendo il giradischi. Vedete, ora si accende sia la luce stroboscopica che il LED del 33 e il LED pure del pitch. Quindi ora vi faccio vedere come nella misurazione con il tester avremo i 5 volt nel punto D3. Ecco, finalmente abbiamo i 5 volt sul punto D3. Ok? Adesso non mi resta che fare la prova con il rotore, con il piatto rotante. Ecco, ho posizionato il piatto rotante sul giradischi e vado ad azionare lo start stop. Ecco che il nostro giradischi Technics è tornato alla normalità. Vedete come gira in maniera perfetta. Anche questa scheda quindi è stata riparata. Proviamo anche 45 giri. Possiamo spegnere il nostro giradischi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto, se l'avete trovato di vostro interesse, mettete un like, se avete delle domande lasciate un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. A presto e grazie per aver visto questo mio nuovo tutorial.